Troppo spesso il carcere funziona da discarica sociale. Un condannato entra in carcere e i riflettori dei media si spengono. Alla società ciò che accade behind bars, dietro le sbarre, non interessa. Purtroppo, all'interno di molte carceri italiane si nascondono situazioni di vera e propria emergenza. I dati più recenti forniti dal DAP, Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, confermano che la popolazione carceraria ha basso livello di scolarizzazione e le prigioni sono affollate da migranti e fasce sociali ed economiche deboli. C'è dunque una forte correlazione tra basso grado di istruzione e delinquenza. Un detenuto maggiorenne su 3 è straniero. Per i detenuti minori di 24 anni, la percentuale di stranieri è quasi della metà. Un detenuto su 4 ricorre all'uso di droghe o psicofarmaci. Il sovraffollamento dei nostri penitenziari è oggetto di attenzione e richiami da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo, che ha più volte denunciato condizioni di detenzione critiche. Infatti, nonostante l'Italia sia uno dei paesi europei con più bassa percentuale di detenuti rispetto alla popolazione, ha un elevatissimo tasso di sovraffollamento della popolazione carceraria. In alcuni istituti i detenuti sono quasi il doppio di quelli previsti. Gli sviluppi della situazione sanitaria internazionale hanno reso questa problematica ancora più drammaticamente attuale di quanto si pensava fosse possibile. Purtroppo di carcere si può morire. Quasi la metà delle cause di decesso è per suicidio. Il 2018 ha registrato un triste primato di 63 suicidi dietro le sbarre. Nel 2020 61 detenuti si sono tolti la vita. Eppure, provvedere a risolvere queste situazioni emergenziali e migliorare le condizioni di detenzione nei nostri penitenziari non sembra essere una priorità né per la politica né per l'opinione pubblica. Voltarsi dall'altra parte facendo finta che il problema non esista non è mai una soluzione. Sono cittadina della California, dove ho vissuto negli ultimi 30 anni. Negli Stati Uniti si trova circa un quarto della popolazione carceraria mondiale. La California è il secondo stato degli USA per numero di popolazione carceraria. È uno degli stati con più carcerati al mondo. Ora, questa rigorosità non risponde a un razionale bisogno di contenere la delinquenza, ma è piuttosto un paravento politicamente conveniente per raccogliere facili consensi nell'opinione pubblica. Quello che conta e che rivela quale sia il bisogno di avere prigioni piene è che l'alto tasso di incarcerazione crea un ricco guadagno economico a beneficio dei carceri privati e delle aziende fornitrici dei carceri statali e federali. Ora, questa influente industria, che tra l'altro include i campi di detenzione di immigrati illegali, prospera su un sistema di commercio della libertà, a spese delle fasce di popolazione più vulnerabili. Negli ultimi decenni la popolazione carceraria è più che raddoppiata, generando ogni anno entrate di parecchi miliardi di dollari. È un business alimentato da una sola materia prima, gli esseri umani. Per riempire le celle si criminalizza la povertà, si criminalizza la razza di provenienza, la condizione di immigrazione. Insomma, fasce sociali, economiche o etniche diventano elementi discriminanti. Un'altra realtà drammatica dell'ordinamento giudiziario statunitense è la pena capitale. Autorizzata in 27 stati e regolarmente applicata dal governo federale e dalle forze armate. Più in generale, sia per gli USA che per l'Italia, penso che l'incarcerazione vada a danneggiare comunità già emarginate, certamente senza portare vantaggi reali per la sicurezza pubblica, cosa poi dimostrata dagli alti tassi di recidiva.
Abbiamo creato la band Behind Bars con l'obiettivo concreto di sensibilizzare e portare attenzione su questi problemi. Desideriamo suscitare interesse per la problematica della detenzione carceraria e utilizziamo ciò che sappiamo fare meglio, suonare musica. Viene definito concept album un disco in cui tutti i brani sono legati ad un unico filo conduttore, ad esempio trattano lo stesso argomento o raccontano una storia. Behind Bars è una sorta di concept band, addirittura è l'intero repertorio ad essere legato ad un unico tema. È un progetto musicale dedicato esclusivamente a questo specifico argomento. L'aspetto prettamente artistico e musicale si integra con l'impegno sociale. Vogliamo fare musica per portare solidarietà a chi vive dietro le sbarre. Cerchiamo di rompere l'isolamento, cioè tentiamo di fare breccia nel muro di indifferenza che la società costruisce attorno alle prigioni. La presenza sui socials di Behind Bars è concepita come un collettore di notizie e riferimenti per offrire informazione consapevole e responsabile, condividendo aggiornamenti su questo argomento. Inoltre cerchiamo di fare network con altre realtà impegnate nella stessa direzione. Ricordo che quando Bob e Livia mi chiesero di entrare a far parte del progetto Behind Bars, non ne fui soltanto entusiasta, ma anche un po' preoccupato. Certamente era per me un'altra occasione per sperimentare e giocare con la musica che amo, ma d'altra parte avevo paura, tanta paura, di dovermi confrontare con tematiche che fino ad allora erano estranee dalla mia poetica musicale. Fino a quel momento, infatti, mi ero preoccupato di descrivere soltanto delle sensazioni e degli stati d'animo che appartenevano soltanto a me, alla mia vita, ad esempio l'amore, l'odio, le gioie e i dolori personali. Per la prima volta avrei provato a mettermi nei panni di altre persone, i cui problemi di fronte ai miei risultavano essere di ben altra natura, e cioè facevano sembrare le mie turbe adolescenziali dei pallidi problemucci da banchi di scuola. Proprio quando questa paura iniziale è diminuita è cresciuta la consapevolezza che finalmente la mia musica insieme ai Behind Bars potesse servire a qualcosa di importante, portare la gente presa dal tran tran della vita di tutti i giorni a domandarsi come si vive al di là delle sbarre. Il nostro repertorio ha preso forma partendo da una ricerca musicale. Abbiamo frugato nel nostro immaginario cercando cosiddette prison songs, brani vicini alla nostra sensibilità musicale che in diversi periodi storici hanno trattato il tema specifico della detenzione carceraria e di tutto quel che gravita attorno a questo mondo. Ne è venuta fuori una ricca antologia di canzoni, tutte dedicate all'argomento della prigionia. Alle cover abbiamo gradatamente aggiunto i nostri brani originali, che oggi costituiscono la maggior parte del nostro repertorio. Fare musica con Behind Bars e soprattutto creare musica dedicata alla prigionia con Bob e JJ è un'esperienza speciale, unica. Trovare le sonorità e le parole che possano descrivere cosa vivono le persone la cui realtà e la cui vita sono stravolte così radicalmente è difficile, duro e spesso triste.
È un lavoro da fare con rispetto, con attenzione, considerato che come quasi tutti, anche noi di prigioni e di prigionia ne sappiamo ben poco. Fabrizio Semerano, che è stato il primo batterista dei Behind Bars, ha lasciato un'impronta artistica davvero importante, cioè utilizzava una sorta di cocktail drum alla Maureen Tucker dei mitici Velvet Underground che noi amiamo, e dunque anch'io mi sono divertito a stravolgere il mio set di batteria abituale, utilizzando catene, vassoi di ferro, grossi mallet e maracas sbattuti letteralmente su una gran cassa coricata in orizzontale. È ormai uno stile che è parte fondamentale del sound e dell'impatto scenico che abbiamo sul palco. Siamo fondamentalmente musicisti di estrazione blues e rock. Il blues è un'espressione autentica che nasce nel sud del mondo tra terreno, sofferenza e sudore. Gli afroamericani suonavano il blues nelle famigerate farms, i campi di prigionia per i lavori forzati. Oggi ci sembra giusto riportare il blues lì nella dimensione in cui è nato. Crediamo che possa funzionare. Per noi il blues non è una musica adatta alla realtà patinata del mainstream. La cooperativa sociale Bambini di Truffaut ci ha dato quindi la possibilità di condurre un percorso laboratoriale all'interno del carcere di Trani con i detenuti. Portare i behind bars, cioè dietro le sbarre di un carcere, ci è sembrato il passo decisivo per mettere in pratica le nostre idee e i nostri programmi. Quindi l'occasione ideale per rendere autentica la nostra mission di Prison Blues Band. Abbiamo pianificato con grande cura un programma di attività per dare ai detenuti la possibilità di esprimersi attraverso la musica. La cooperativa sociale I Bambini di Truffaut ha accolto l'iniziativa e la direzione del carcere di Trani ci ha aperto le sue porte. Così è nato il progetto Rock Oltre le Sbarre, promosso dal garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per la Regione Puglia, un laboratorio musicale con i detenuti della casa circondariale di Trani, condannati in via definitiva. Il tempo trascorre molto lentamente ed un progetto come questo è una iniziativa preziosa che incontra l'interesse del garante, che lo ha sostenuto finanziariamente, perché è perfettamente consonante rispetto all'impegno che il garante assume con riguardo alla garanzia dei diritti delle persone private della libertà. L'idea di attraversare quindi i corridoi con le chitarre, i tamburi, non mi faceva veramente dormire la notte, ero contentissimo. Entrare per la prima volta in carcere portando chitarre, amplificatori e percussioni è stata una grande emozione. Sembrava davvero di poter cavalcare la speranza in un mondo possibile in cui la forza della musica possa sconfiggere armi e catene. Ciao Piero. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Piero. Poi... Buongiorno. Ciao Carissima. Stavamo scaldando con Alessandro. Quello che occorre fare è riprendere il più velocemente possibile con quel rapporto dentro-fuori. Bisogna riprendere con la formazione professionale, bisogna riprendere con le attività di animazione culturale, ludico-espressive, con la scuola, tutto quello che serve perché si possa mettere nelle condizioni una persona che sta dentro di fruire di quel po' di bello che può attraversare le porte, le mura di un carcere e che appunto viene dall'esterno. Sono proprio così felice che finalmente siamo qui a fare questo laboratorio che abbiamo disegnato, pensato, sperato da tanto tempo. Rock Oltre le Sbarre
L'idea è quella di portare all'interno del penitenziario di Trani la nostra sensibilità musicale e condividerla con chi partecipa al laboratorio. Molta gente mi sta chiedendo se poteva venire con me in carcere a Trani a conoscere questi ragazzi. Ciao, sono Cosimo, vengo di Francavilla Fontana, provincia di Brindisi. Ciao a tutti, sono Aldo. Ciao, sono lieto di presentarmi. Mi chiamo Giuseppe Lopez, ho 41 anni, nome d'arte 100. Ciao, mi chiamo Alessandro. Ciao, sono Dino, vengo da Cerignola. Mi chiamo Damiano Catapano, sono ristretto con questo istituto della Casa Circondariale di Trani. Mi chiamano 100 perché ogni cosa che faccio do il massimo della qualità, il 100%, anche nei danni. Ciao, sono Sandro da Barletta, ho 29 anni. Ciao a tutti, sono Nereo, sono di Bari, ho 43 anni. Mi chiamo Angelo, sono di Brindisi. Sono Donato, vengo da Bari. Grazie a voi sono qui a questo gruppo di musica, che è un'arte. Io sono molto interessato perché piace molto la musica. Mi piace la musica. Mi piace la musica. A me mi piace la musica. Sono contento di partecipare a questo corso musicale, già ho altre esperienze carcerarie di questo tipo. Mi sono iscritto a questo corso di rock perché sono appassionato di musica e mi piacerebbe imparare ad usare qualche strumento. Il mio strumento è la batteria. Da piccolo suono la tastiera. Mi è stata concessa questa possibilità di partecipare a questo laboratorio, sono felice. Sono contento di partecipare a questo laboratorio, Rock oltre le sbarre. Contentissimo di stare qui, solo partecipare a questo progetto Rock di Oltre le Sbarre, ma non stare oltre le sbarre, non sono contentissimo. Sto partecipando a questo progetto Rock Oltre le Sbarre. Sto partecipando al progetto Rock oltre le sbarre con dei miei amici. Partecipare a un gruppo tra amici, frequentare una bella armonia tra di noi. E sono felicissimo di partecipare a questo progetto Rock oltre le sbarre. Rock oltre le sbarre. Rock oltre le sbarre. Oltre le sbarre perché quando facciamo questi corsi andiamo oltre le sbarre con la mente e con il cuore. Tutti quanti noi detenuti ci dà la fortuna di far esprimere quello che proviamo dentro. Ci fa sorridere, ci fa star bene e riuscire a sorridere in determinati posti è una cosa molto positiva. Possiamo dare qualche segnale positivo. Caccia fuori di noi questo entusiasmo, la grinta. Spero che questo progetto possa durare parecchio perché comunque ci occupa la giornata, ci fa star bene. Spero che uscirà una bella cosa. Spero che sia un grande successo per tutti. Sarà un successo. Sarà un grande successo. Persone speciali che ci vengono a seguire una volta a settimana. Per me è un grande piacere conoscere questa gente che viene dall'esterno, che è qui con noi e sono delle bravissime persone. Ringrazio questi operatori fantastici che ci hanno dato l'opportunità di svolgere questo corso. Che ci sta dando tanto armonia, tanto impegno per noi. Sin dal primo giorno l'idea del laboratorio in generale è stata chiara, veramente semplice. Noi non siamo entrati nel carcere con l'idea di insegnare la musica, ma siamo andati lì con la speranza di instaurare appunto uno scambio, un rapporto unico con i detenuti. Poi giocando con la ritmica e con i cori abbiamo suonato insieme alcuni brani del nostro repertorio, è stato emozionante veramente. Thank you.
Abbiamo spiegato loro cosa fosse il Prison Blues. Abbiamo raccontato le vicende dei grandi maestri del genere. Abbiamo fatto appassionare i ragazzi alle parole dei grandi interpreti, parole che li riguardavano direttamente. I partecipanti hanno assorbito queste parole e le hanno fatte loro nel profondo del cuore. Abbiamo anche ricavato delle registrazioni audio che speriamo di poter includere nel nostro primo disco. Rock oltre le sbarre è un progetto che ha raggiunto i risultati che si era prefisso. Abbiamo contribuito a far trascorrere del tempo ai ragazzi, alle persone detenute in maniera significativa, interessante. E poi, se possibile, con i prodotti finali come quelli di questo progetto e di altri simili, rappresentarci all'esterno, perché comunque fuori si prenda sempre più cognizione di che cosa significa vivere l'espiazione di pena all'interno di un istituto. E poi si tratta di un progetto che diventa ancora più interessante in funzione del fatto che le persone che vi partecipano non soltanto fruiscono di musica, ma la fanno, come nella migliore tradizione dei progetti laboratoriali più intensi, come succede nel teatro, nel cinema. C'è una bella differenza tra assistere ad uno spettacolo e partecipare alla costruzione dello stesso, per un protagonismo migliore, che non ci metta nelle condizioni di pensare che chiunque possa diventare poi un attore o un musicista, ma che insomma ci metta nelle condizioni di provare l'esperienza, l'emozione di essere più protagonisti e meno spettatori. JJ, Bob ed io ci abbiamo messo tutto l'entusiasmo con cui si plasmano le note e le parole di una canzone speciale. Quello che porto a casa dai nostri incontri con i detenuti che partecipano a Rock oltre le sbarre è sempre di più di quello che personalmente credo di dare a loro. Sento in ognuno dei nostri partecipanti un forte desiderio di esprimersi, di creare qualcosa. Tutti loro trovano soddisfazione nel far musica insieme. Le loro espressioni intime sono sempre rivolte alla libertà, al ricongiungimento con i loro cari, le loro famiglie. Fra di loro c'è un gran desiderio di leggerezza e portano la nostalgia negli occhi. Uno dei detenuti ci ha detto: molta gente crede che qui in carcere ci siano rinchiusi dei mostri. Invece, come potete vedere, noi non siamo affatto dei mostri, siamo persone come tutti. Alcuni di noi sono qui soltanto per delle avversità. Un altro detenuto ci ha detto: io non so scrivere, la mia scuola è stata la strada e ho passato tutta la vita in carcere. C'è anche chi ci ha raccontato di essere stato arrestato a 10 anni di distanza dai reati di cui era stato accusato. 10 anni in cui era riuscito ad affrancarsi dal proprio passato e a condurre una vita socialmente rispettabile, con un impiego e la responsabilità di una famiglia a cui provvedere. Allora, però dobbiamo metterci d'accordo per non imbrogliarci. Ladies and gentlemen, è tu e l'abbiamo deciso. Qua vai tu? No.
O faccio ladies and gentlemen dal laboratorio Questo Rocco, lo te lo vai tu. sbardico io. Io poi faccio un saluto dal carcere di Trani a tutti gli ascoltatori di e insieme Gentleman, Jailhouse Rock. E poi vado io e dico, e a tutti i nostri parenti e amici, un caloroso abbraccio rock da parte di Nereo, Mr. Spring. Vai. Ladies and gentlemen dal laboratorio Rocco, oltre le sbarre. Un saluto dal carcere di Trani. E a tutti i nostri parenti e amici, un caloroso abbraccio rock da parte di Nereo, Mr. Spring, Sandros, Dino, Vincenzo, Mimmo. Sono molto grata ai ragazzi, uomini in realtà, che ogni settimana ci raggiungono nella sala teatro del penitenziario di Trani. Citando proprio le parole dei ragazzi, speriamo che le nostre immagini e i nostri suoni possano aiutare la gente fuori a capire che noi qui dentro non abbiamo perso la speranza di un futuro migliore. L'affetto che ci arriva riscalda il cuore. È impossibile non provare subito un grande affetto per ciascuno di loro. Infatti i nostri saluti non sono mai corali o collettivi. Ci stringiamo la mano, uno per uno, o ci abbracciamo, uno per uno. Guarda a me, guarda, dritto, orizzontale, così deve stare, bravo. Aspetta, poi sbaglio. Se passa tu, se mi fai sbagliare. Cancella.